Quando pensiamo ai vulcani, immaginiamo montagne che sputano fuoco. Ma cosa succede quando questi giganti vivono nel mezzo dell'oceano? Benvenuti in Oceania, un mondo fatto di isole, placche in movimento e alcuni dei vulcani più attivi e pericolosi del pianeta. Oggi faremo un viaggio incredibile tra eruzioni spettacolari, supervulcani nascosti e rischi reali per milioni di persone. Prima di parlare di vulcani, dobbiamo capire dove siamo. L'Oceania non è un continente unico come l'Europa o l'Africa, ma una gigantesca regione geografica che comprende migliaia di isole sparse nell'Oceano Pacifico. Si divide in tre grandi aree: la Melanesia, la Micronesia e la Polinesia. E spesso si include anche l'Australia e la Nuova Zelanda, anche se dal punto di vista geologico sono un po' diverse. La vera chiave è questa. L'Oceania si trova sopra alcune delle zone più attive della Terra. Qui passa il famoso Anello di Fuoco del Pacifico, una cintura di vulcani e terremoti che circonda quasi tutto l'oceano. Ed è proprio per questo che l'Oceania è un laboratorio naturale perfetto per studiare i vulcani. Non tutti i vulcani sono uguali. In Oceania ne troviamo principalmente di tre tipi. 1. Vulcani da subduzione. Qui una placca oceanica scivola sotto un'altra, fondendo e generando magma. 2. Vulcani da hotspot. Sono i più affascinanti, punti caldi fissi nel mantello terrestre. 'Le isole si formano una dopo l'altra, mentre la placca si muove sopra questo punto. 3. Vulcani da rift, dove la crosta si apre e il magma risale direttamente. La Nuova Zelanda è una delle zone più attive con il Ruapeu, il Tongariro e il White Island. Nel 2019, White Island ha eruttato improvvisamente mentre era piena di turisti. Un esempio perfetto di quanto possano essere imprevedibili i vulcani. Ma dei vulcani neozelandesi abbiamo già parlato in dettaglio in uno dei nostri precedenti video, che consiglio di andare a recuperare. Qui troviamo due dei vulcani più attivi del mondo, il Manam e Ulawun. Questi due vulcani eruttano frequentemente e mettono a rischio intere comunità. Il Manam è un'isola vulcanica di forma quasi circolare, uno stratovulcano, situata a circa 13 km dalle coste nord-orientali di Papua Nuova Guinea.
Ha avuto un'eruzione nel 2004 che ha provocato l'evacuazione della popolazione locale verso altre località di Papua Nuova Guinea. Ulavon, con i suoi 2334 metri, è la montagna più alta dell'arcipelago di Bismarck ed è situato sull'isola di Nuova Britannia. È uno stratovulcano composto da colate laviche, la cui attività è caratterizzata da eruzioni di tipo stromboliano e pliniano, provenienti dal cratere centrale. Negli ultimi anni si è registrata un'attività quasi costante a Ulavon, con frequenti piccole esplosioni che hanno causato danni significativi. L'esplosione più recente si è verificata alle 7 del mattino del 26 giugno 2019 ed è rapidamente degenerata in un'eruzione pliniana. Circa 5.000 persone sono state evacuate e i voli dal vicino aeroporto di Hoskins sono stati cancellati. Diverse migliaia di persone vivono vicino al vulcano, motivo per cui è stato designato come uno dei 16 vulcani più pericolosi. Uno degli arcipelaghi più vulcanici della Terra, e qui domina Yassur con attività quasi continua. È uno dei pochi vulcani al mondo dove puoi osservare eruzioni da vicino. Il governo di Vanuatu monitora il livello di attività vulcanica nell'interesse pubblico, sia dei turisti che dei residenti. Questo monitoraggio è effettuato dall'Osservatorio dei rischi geologici di Vanuatu. È uno stratovulcano causato dalla subduzione della placca indo-australiana, che si muove verso est sotto la placca del Pacifico, che si muove verso ovest. L'Unione Internazionale delle Scienze Geologiche ha incluso il complesso vulcanico Yassur-Yenkahe nella sua raccolta di 100 siti del patrimonio geologico in tutto il mondo, in un elenco pubblicato nell'ottobre 2022. I più potenti degli ultimi decenni. Il vulcano sottomarino ha eruttato provocando una forte esplosione con colonne di gas, fumo e cenere che fuoriuscirono dal cratere sottomarino. L'esplosione ha provocato uno tsunami con un'onda che ha inizialmente raggiunto i 90 metri di altezza, per poi ridursi a 2 metri al momento dell'impatto sulle coste abitate del Regno di Tonga, mentre di 1,2 metri quando ha raggiunto l'isola di Amami-Oshima nel sud del Giappone e le coste del continente americano. Questa eruzione ha causato 3 vittime nell'arcipelago di Tonga e in Perù 2 vittime, molti dispersi e danni alle imbarcazioni, mentre in Giappone solo danni a imbarcazioni e alcuni voli cancellati. A seguito di questo evento, l'isola è scomparsa. Del suo territorio restano solo 2 piccole porzioni. Stranamente, l'Australia è geologicamente più stabile. Infatti l'Australia continentale è l'unico continente sulla Terra privo di vulcani attivi. Sulla terraferma non si registrano eruzioni da migliaia di anni.
Esistono antiche tracce vulcaniche come il Monte Gambier o il Monte Shank nel South Australia, risalenti a migliaia di anni fa, e l'attività è legata al passaggio della placca sopra il punto caldo dell'Australia dell'Est. L'Australia ha i terremoti, ma nessuna camera magmatica è attualmente attiva sulla terraferma. Tuttavia, esistono alcune sfumature importanti da conoscere. L'Australia continentale non ha vulcani, ma se si guarda invece allo Stato australiano, il Commonwealth of Australia, in senso lato, possiede l'isola vulcanica di Heard, situata a migliaia di chilometri a sud-ovest della costa australiana. L'unico territorio in cui sono presenti due vulcani attivi, il Mawson Peak, alto 2745 metri, e il Mount Dixon. Polinesia francese esistono vulcani, ma la maggior parte di quelli visibili nelle isole principali come Tahiti, Moorea e Bora Bora sono spenti e profondamente erosi. L'attività vulcanica è rara e solitamente sottomarina o limitata a isole remote, mentre le strutture imponenti come il Monte Otemanu a Bora Bora sono vulcani inattivi. La geologia generale è il risultato di antichi hotspot vulcanici. Ma quanto sono pericolosi questi vulcani? In generale, i pericoli vulcanici sono le colate laviche, nubi piroclastiche, ceneri vulcaniche e gas tossici, ma in Oceania c'è un rischio in più. Le eruzioni sottomarine o i crolli di vulcani possono generare onde gigantesche. Di conseguenza la popolazione è a rischio. Molte comunità vivono vicino ai vulcani per via del terreno fertile, ma questo significa convivere costantemente con il rischio. Ma c'è il monitoraggio. Oggi usiamo i satelliti, sensori sismici e i droni, ma prevedere un'eruzione con precisione è ancora difficilissimo. Alcuni vulcani dell'Oceania sono visibili dallo spazio. Alcune isole esistono solo grazie ai vulcani. Nuove isole possono nascere in pochi giorni e altre possono sparire altrettanto velocemente. I vulcani dell'Oceania sono tra i più spettacolari del pianeta, ma anche tra i più imprevedibili. Creano terre nuove, distruggono ecosistemi e ricordano quanto la Terra sia viva. Nel prossimo episodio parleremo dei vulcani presenti in Africa ed Antartide. Mi raccomando, non mancate. Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.